Siamo qui a Rockspot a Milano all'evento La Sportiva Climb Europe e la giornata sarà abbastanza lunga. Iniziamo stamattina con un workshop in cui cercherò di spiegare alle persone come lavorare una via su roccia o in palestra, che è una delle cose che di solito che faccio meglio, quindi spero anche di riuscire a trasmettere qualcosa alle persone. E poi nel resto della giornata, mentre ci saranno altri eventi e altre cose, mi allenerò un po', farò un po' di blocchi, un po' di vie e vediamo come si sviluppa. Vede che potete magari fare una giornata, ma non so, potete capire un po' lo stile. La prima parte del workshop, quella più teorica, durata mezz'oretta, non so quanto tempo sia passato, è stata fatta. Adesso le persone scaleranno, tutti gli scalatori si approcceranno una via e l'obiettivo è un lavorato veloce, quindi, che è l'obiettivo un po' del workshop. Ho spiegato come approccio io un lavorato veloce, ora proveranno loro in prima persona. Secondo me, essendo che magari il tuo obiettivo principale della gara, farei un secondo tentativo a provare a chiuderla come hai fatto col primo magari, quindi staccandoci un po' dal concetto di lavorato veloce che abbiamo visto prima, perché nelle gare c'è un tentativo e basta, non c'è questo concetto, quindi la conosci un po' di più, sai come sono i passaggi, magari prova a chiuderla o comunque prova ad arrivare più in alto possibile. Non è neanche così fondamentale chiuderla, perché nelle gare non è importante chiudere la via, è importante arrivare più in alto possibile, quindi farei fossi in te un altro tentativo così, se riesci ad andare un po' più in alto, magari provare a pensare quale può essere un obiettivo, secondo te dove puoi arrivare se la riprovi. Allora il mio scopo potrebbe essere di nuovo all'allungo, alla mezzaluna, Ok. quindi passare la sezione dove sono caduto, riuscire a schizzare un po' e cercare almeno di provare il passaggio. Poi una volta fatto il passaggio alla mezzaluna penso di riuscire magari non ad arrivare in catena, ma quantomeno a toccare il cambio d'angolo. Ok. Fossi in te sì, riposerei bene, magari sei ghisato abbastanza. Sì, ero bello pieno lì. Almeno 20 minuti riposerei e poi fare un tentativo secco con questo obiettivo. Almeno l'obiettivo deve essere sempre il massimo, quindi di chiuderla via. Realisticamente cercare sei caduto andando alla mezzaluna, l'obiettivo è riuscire ad arrivare a tenere la mezzaluna, sarebbe perfetto. Poi ovviamente se la tieni non è che ti fermi perché l'obiettivo l'hai raggiunto. Però sì, proverei così. Se sotto è tutto chiaro, magari prima di partire fatti ancora un ripasso per ottimizzare ancora al meglio la visualizzazione. Immaginati proprio te che scali la via, riprendi, siccome l'hai già provata, hai il vantaggio, riprendi le sensazioni che hai avuto, cerca di riviverle nella tua testa, è come un po' se facessi un secondo giro però da terra. Ok. Prova così. Ok, il mio workshop è finito e spero siate rimasti contenti. Adesso però tocca a me a scalare. Farò qualche via e avrò anche l'occasione di provare le nuove mantra alla sportiva. Ho già fatto un paio di sessioni sui blocchi, forse la cosa per cui sono nate, e ne approfitto oggi per provarle anche su qualche via e magari vi faccio sapere come mi trovo. Ho fatto un set A più di riscaldamento e ora provo un set C, sempre di seconda via di riscaldamento. Un po' quello che ho spiegato stamattina nel workshop. Adesso lo devo applicare per forza, perché se non lo faccio poi mi guardano e dicono no, ma ha detto che si scaldava così e poi non lo fa. Quindi cerchiamo di seguire quello che ho detto.
Ok, adesso l'obiettivo della giornata sarà provare tutte le vie più dure. Mi concentrerò adesso su un 8A, poi un 8B e poi la via più dura della palestra è un 8C. Dopodiché riproverò le vie dure rimanenti, che sono altri 3 8B, forse non tutti, comunque però 8A, 8B, 8C, e poi non ci sono 8B più, forse ce n'è uno ma hanno detto che è stato sgradato, e magari riprovo quello lì e poi quelli rimanenti, vediamo. Però l'obiettivo principale finale sarà ovviamente l'8C. Non era così facile, mi aspettavo più tranquillo, ho tirato abbastanza. Ok, è il momento clou della giornata, provo la via più dura della palestra, 8C verde, vediamo come va, e poi al massimo potrei, o lo riprovo, ma ci sono anche un paio di 8B che sono parecchio duri, quindi cominciamo a vedere come va questo. Tentativo buono ma fallito, era più dura di quello che mi aspettassi, e anche dopo che sono caduto sembrava impossibile, però è per quello che ci alleniamo, no?
è venuto il momento di fare 2 considerazioni sulle mantra. Allora, l'ho provate in questi giorni, soprattutto sui blocchi, e devo dire danno il loro meglio sui boulder in palestra. Sono l'ideale per la scalata moderna, quindi rincorse sui volumi, salti dinamici, sono tutte no edge. È la prima scarpetta della sportiva che è completamente no edge, sia davanti sia di fianco, quindi davanti come le Futura, come le Genius, come le Speedster, ma anche di fianco come le Theory. Quindi è la prima scarpetta completamente no edge. Il fatto che sia ballerina, devo dire che non è un problema, nel senso, per lo scopo che hanno è perfetta. Poi tra l'altro quando, non so se è una cosa che succede solo a me, quando il piede è un po' sudato, quindi che c'è scaldo un po', fanno un effetto ventosa che faccio fatica a togliere il tallone anche proprio quando voglio togliermi le scarpette, quindi il tallone non scappa, non è di solito il problema delle ballerine in generale, è quello lì. Qua non si presenta, anzi faccio più fatica a toglierle che altre scarpette. Se devo riassumere in una parola, secondo me queste scarpette, la parola giusta è divertenti. Sono divertenti, sono da giocarci, sono da scalare, mettersele, toglierle, sono leggerissime, sono morbidissime. Consiglio di provarle perché sui blocchi soprattutto mi sono divertito veramente tanto. Bene, siamo giunti alla conclusione dell'evento Climb Europe, anzi in realtà l'evento va avanti con la musica e la festa, io sono morto, penso che dovrò riposarmi per almeno una settimana tra vie e blocchi che ho fatto, però mi sono divertito, ho provato le scarpette, è stata una bella esperienza e tra l'altro l'evento va avanti in altri giorni, in altre date e in altri posti d'Italia. Seguite sul sito della sportiva se volete sapere le prossime tappe, ve lo consiglio perché è stato divertente e poi come vedete c'è un po' di clima da festa, non perdetevelo.